Buongiorno ragazze, buongiorno ragazzi, bentornati sul canale. Vi ricordate che l'ultima volta che abbiamo parlato di ritratto vi ho detto che quello serviva da premessa per un altro discorso? Beh, quel discorso è questo. Questo sarà l'ultimo video sul ritratto in cui ci limiteremo a riflettere e basta. Dalla prossima volta partiremo con la pratica e alla fine di questo video vi spiegherò da dove partiremo. Ma prima di prendere la matita in mano c'è un discorso che devo assolutamente farvi. Sono sicura che molti di voi, specialmente gli studenti dell'accademia in questo caso, si saranno spesso sentiti scoraggiare dai professori riguardo l'arte figurativa. Perché l'arte figurativa non va più, perché l'arte figurativa non c'è più, perché bla bla bla. Dimenticate. Avete milioni di motivi per dimenticare questa cosa. Una, perché è un'assurdità, ovviamente. Due, perché non è vero che l'arte figurativa non va. L'arte figurativa va ed è assurdo che ancora si insegni questa cosa, anche perché da decenni si sfornano artisti figurativi mostruosi anche in Italia. La cosa vera, ve lo dico io, è che la maggior parte dei vostri professori non saprebbe insegnarvi arte figurativa. Ma se tantissime generazioni di giovani si sentono spinti verso l'arte figurativa, allora l'arte figurativa sicuramente non può essere vecchia. Voi siete delle giovani menti artistiche, questo vuol dire che avete una sensibilità diversa dagli altri, anche dai vostri professori che forse un tempo avevano avuto una sensibilità artistica, ma se arrivano a dirvi che determinate cose si possono fare e che altre cose non si possono fare, vuol dire che l'hanno persa. Ma voi no, e voi sentite ancora chiara e forte l'anima del mondo di cui vi ho parlato spesso, che è un sentire comune, è un sentiero comune che porta verso una direzione. In questo caso, se in tanti sentite la spinta per fare figurativo, allora dovete fare figurativo. Ma come in ogni rivoluzione, e su questo ci tengo particolarmente a dirvelo ragazzi, dovete avere delle argomentazioni solide. Non potete dire, ah prof, io voglio fare figurativo e poi non essere all'altezza della resa pittorica di un quadro figurativo. Lo so che sembra un discorso duro, ma se volete essere credibili, allora le vostre opere devono essere credibili, devono parlare anche senza spiegazione, anche senza che voi apriate bocca. E per fare questo dovete studiare seriamente. E non è una cosa assurda, non è una cosa impossibile. Fidatevi, non vi dovete accontentare di saperlo fare discretamente, di avere una vostra stilizzazione. Perché la stilizzazione ve la potete permettere dopo aver studiato. Tutto quello che si stilizza prima di aver studiato non è stilizzazione, è l'unica cosa che sapete fare e non va bene se volete che le vostre argomentazioni spacchino muri che sono veramente stati alzati tipo negli anni 70 e che è difficile distruggere anche perché vengono trasmessi di generazione in generazione. Quindi io oggi voglio indurvi a mettervi in discussione. Voglio spronarvi a smettere di dirvi quanto siete bravi e quanto sapete fare quello che sapete fare e iniziare a dire cos'è che non so fare, perché quella cosa non la so fare, perché quello che ho in testa non somiglia mai a quello che ho nel quadro. Io non sono qui per insegnarvi a fare una faccia, io sono qui per portarvi a fare un ritratto. Per questo ho già dedicato tanti video al ritratto senza prendere mai una matita in mano, perché il ritratto, come vi ho detto, è una cosa seria, non è fare una faccia. E per fare qualcosa di serio dovete passare per degli step. Ma io sono qui per farvelo fare serenamente e con una guida, senza essere giudicati minimamente, ma vi dovete fidare di me, perché io ho tutta l'intenzione di vedere solo cose favolose uscire da voi e io sono sicura che anche se voi non ci credete, riuscireste a fare cose spaventose se iniziate a studiare il ritratto nel modo giusto, di gran lunga migliori di quello che avete già fatto. Però vi dovete fidare, perché il ritratto è un linguaggio e se il mio linguaggio lo capisco solo io, non è un linguaggio. Vi ricordate quando avete imparato a scrivere? Che prima vi hanno fatto scrivere
in quei fogli da prima elementare con quelle strane righe, poi siete passati nei fogli alla seconda, alla terza elementare, poi su un unico filo e poi avete imparato a scrivere anche su fogli senza righe? Ecco, se voi non aveste imparato a fare la A toccando le righe con quelle forme tonde e panciute, non sareste arrivati alla vostra stilizzazione a scrivere. Così come se voi non partite dall'ABC nel ritratto, non potrete mai arrivare a risultati che vi soddisfino completamente. Ma se avete imparato a scrivere senza avere neanche il controllo completo delle vostre mani perché eravate piccoli, figuratevi adesso che siete grandi che risultati potete ottenere nel disegno. Quindi ragazzi, il primo obiettivo per il vostro ritratto, il consiglio più sensato che posso darvi è: cercate il pelo nell'uovo nei vostri disegni e siate obiettivi, siate autocritici, ma con un'autocritica positiva e non distruttiva. Ci saranno probabilmente dei momenti di sconforto durante questo percorso in cui direte non ce la faccio. Se non ce la fate, allora quello è un buon motivo per riprovarci, perché a un certo punto, anche solo per esaurimento scorte, ce la farete. Io non ho alcun dubbio sul fatto che ce la farete. Fidatevi e preparatevi, perché la prossima volta faremo la nostra prima lezione di anatomia insieme. Ebbene sì, ho detto prima e ho detto anatomia, vuol dire che ce ne saranno parecchie. Vi ripeto, io lo sto prendendo molto seriamente questo percorso sul ritratto e mi aspetto lo stesso da voi, perché vi assicuro che vi farò una lezione accademica che ve la sognate in accademia. E il percorso che faremo sarà strutturato in modo che voi possiate veramente fare un ritratto, veramente capire un ritratto, veramente imparare quel linguaggio lì. Vi dirò quello che non vi hanno detto, vi dirò quello che non hanno detto mai neanche a me, che ho sempre desiderato vi dicessero i miei insegnanti. E passeremo necessariamente dalla storia dell'arte. In realtà passeremo addirittura dalla matematica, ragazzi. Scoprirete cose che non sospettate nemmeno stiano dietro un ritratto ben riuscito. Ma se vi fiderete di me, avrete grandi soddisfazioni e soprattutto veramente aprirete gli occhi e farete delle esperienze mistiche quando andrete al museo a studiare i quadri di nuovo, con altri occhi. Tra l'altro io sto preparando mentalmente, perché ancora non ho avuto il tempo di farlo, un video di storia dell'arte, il prossimo artista di cui vi parlerò. Io sono sicura che se non lo conoscete, ma anche se lo conoscete soltanto vagamente, vi aprirà un mondo riguardo la pittura. Ma in tutto questo l'avete visto il video su Secret che vi lascio qui in schedina? Ragazzi, mi raccomando che io non dormo la notte per riuscire a trovare il tempo di girarvi questi video del fine settimana. Non fate che non ve li guardate. Detto questo, io vi saluto, vi mando un grossissimo bacio. Aspetto la lapidazione nei commenti perché probabilmente avverrà, perché sono stata cruda, ma ragazzi, io non sono qui per fare l'insegnante con voi, ma sono un insegnante, quindi ho la deformazione professionale. Tra l'altro ne approfitto per pubblicizzarmi. Ragazzi, se volete fare lezioni online con me, eccomi, contattatemi su Instagram. Ma ho la deformazione professionale che vi assicuro applico anche su me stessa, di non puntare a dire quanto sei bravo, ma puntare a dire controlla questo, secondo te dove hai sbagliato, riguardalo, e vi assicuro, e i miei studenti possono confermarvelo, che questo genere di cose funzionano molto più dei complimenti. Se durante questo percorso sul ritratto cammineremo passo passo, potete anche contattarmi su Instagram e farmi vedere quello che fate, io lo guardo volentieri e sapete che io rispondo sempre a tutti. Ovviamente non diventate degli stalker, perché quello no. Ogni riferimento a fatti e persone è veramente casuale. Detto questo, io vi saluto, vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo presto nel prossimo video. Ciao!